Ma lei di qualche peccatuzzo si riconosce colpevole? Ma io non ho mai detto di essere un santo. Sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso... E quando se ne ha male che cosa fa? Niente, non mi piace, gli dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette gli pisto il suo, è normale. O che dice facciamo fatta, lei che fa? Quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà uno schiaffo ci mette l'altra guancia così. E a guancia dove, non sei io se dovrei dare una guancia sempre a ognuno che morirà uno schiaffo. Quanto guancia dovrei avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me. Subito dopo l'assassinio di Rizzotto, Leggio, che lo ha ammazzato con 3 colpi di pistola alla testa, si dà alla latitanza. Le indagini sull'omicidio vengono condotte dall'allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti vengono arrestati Vincenzo Collura e Pasquale Criscione, che ammettono di aver preso parte al rapimento di Rizzotto in concorso con Luciano Liggio. Grazie alla testimonianza di Collura è possibile ritrovare alcune tracce del sindacalista, ma non il corpo, gettato da Liggio nei dirupi di Rocca Busambra. Criscione e Collura, insieme a Liggio, che rimarrà latitante fino al 1964, vengono assolti per insufficienza di prove dopo aver ritrattato la loro confessione in sede processuale. Liggio viene prosciolto in tribunale per insufficienza di prove, per merito di Don Michele, che ha impegnato nell'operazione il massimo della sua scienza criminale e poi della sua capacità di influire tramite gli amici politici sul corso della giustizia. Il signor Carmelo Rizzotto è il padre del sindacalista Placido Rizzotto, che fu ucciso tanti anni fa. Senta, signor Rizzotto, ci vuole raccontare come hanno ucciso suo figlio? La sera del 48 di marzo l'hanno sequestrato. Nel suo dialetto chiuso e accorato, Carmelo Rizzotto racconta come suo figlio fu sequestrato nella piazza di Corleone dagli assassini, che lo costrinsero a seguirli fuori del paese e lo trascinarono sulla cima della Rocca Busambra, dove lo uccisero a colpi di pistola. Poi gettarono il cadavere dentro un crepaccio della montagna, profondo 60 metri. C'è una buca che è circa 60 metri di profondità. Ma lei in quei giorni come lo seppe che era veramente morto suo figlio? Chi gliel'ha detto? Dopo tempo si sa che furono assassini. Dopo 21 mesi lo sapevo. Dopo 21 mesi. Ma lei quel giorno soltanto ha immaginato che era morto? Immaginato che era morto. Perché non tornava? Non tornava più. Come tanti altri che qui a Corleone non tornano più. È così. Ho capito. Ma chi è stato che ha buttato giù suo figlio? E meno processo dichiara che Il padre del sindacalista ucciso dice che i carabinieri ritrovarono il cadavere di suo figlio su indicazione di 2 abitanti di Corleone, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura. Liggio, Criscione, anzi giurista, come è che io denunzio a Pasquale Criscione e mi faccia processo? Questi 2 avrebbero anche confessato ai carabinieri di essere stati complici del delitto. Luciano Liggio ne sarebbe stato l'esecutore materiale. Liggio fuggì e fu giudicato in contumacia. Ma voi quali prove avevate che questi accusati erano veramente colpevoli dell'assassinio di suo figlio? E perché hanno confessato? Collura e Criscione ritrattarono in tribunale le deposizioni fatte ai carabinieri. In 2 processi, tutti e 3 gli accusati furono assolti per insufficienza di prove. Assolto per insufficienza di prove. Senta, lei ne sa niente allora di chi ha fatto ammazzare il sindacalista Placido Rizzotto? Anche No. questo è attribuito a lei, lo sa? Vabbè, non ha importanza che è attribuito a me. A me mi sono attribuite tante cose. Questo chi c'è più facile. Questo dimostra che io non ero così potente come vogliono far credere. Perché diversamente si sarebbero guardate bene di accusarmi tutte queste cose. Che mi sarei vendicato. Non avendo le possibilità. Allora io rappresentavo il muro basso dove tutti potevano mettere il piede. Ed ecco che hanno fatto tutte queste svergognate accuse. L'efferato killer, incredibilmente detto dai suoi Lucianuzzu, piccolo Luciano, al tempo dei fatti è ancora, almeno ufficialmente, nelle grazie del padrino,
che lo considera un picciotto da guidare verso un brillante avvenire, immaginato sugli itinerari classici della mafiosità. Ma Lucianuzzu è ormai cresciuto e non avverte il bisogno della guida di un padrino. Guarda al mondo, ben al di là del limitato orizzonte della sua Corleone. Alla desueta Lupara preferisce di gran lunga il mitra dei cugini americani. Sogna di chiamarsi non Luciano Ligio, ma Lucky Luciano. Don Michele non si sarebbe trovato a quel posto di padrino se non fosse stato un uomo capace di potenziare l'intelligenza con la furbizia. Ne ha dato prova utilizzando Ligio contro Rizzotto e poi lavandosi le mani. Dopo il delitto del 10 marzo 48, continua per anni in un accorto uso delle risorse criminali a sua disposizione, fingendo anche di credere nella sostanziale lealtà del Ligio e tollerandone le intemperanze come peccati di gioventù. Così finge, ma con la maggiore attenzione alle mosse dell'avversario, che sta organizzando una sua cosca personale, o meglio, una sua banda criminale, alternativa a quella ufficiale. Navarra ha l'intento di tagliargli l'erba sotto i piedi e di isolarlo dalle peggiori compagnie. Navarra decide quindi di eliminare i corruttori, cioè i siculo-americani con l'URA. Prima con l'URA figlio nel 1951 per avvertire il padre, poi lo stesso con l'URA padre nel 1957. Intanto, tra un delitto e un altro, Don Michele si è definitivamente accasato nella DC, abbandonando i vecchi amici liberali. La scelta è in linea con l'orientamento generale dell'onorata società. Ma ad accelerarne i tempi di attuazione contribuisce, paradossalmente, l'indagine di Dalla Chiesa. Il giovane ufficiale dei Carabinieri non ha dubbi sul fatto che il truce dottore sia da ritenersi il mandante del delitto Rizzotto e lo fa arrestare. Non riesce però a raccogliere prove decisive per incriminarlo, ma ottiene comunque che la Commissione provinciale per i provvedimenti di polizia ne accerti i caratteri di elemento socialmente pericoloso, disponendo il 12 novembre 1948 di inviarlo al confino in Calabria, a Gioiosa Ionica, per 5 anni. Il padrino si districa dai lacci di quella fastidiosa vicenda in brevissimo tempo. Il provvedimento di confino praticamente non ha seguito. Emesso nel novembre del 48, già nei primi mesi dell'anno successivo viene dichiarato decaduto. Non diverso sarebbe stato nel 51 il risultato di un'analoga iniziativa degli organi di polizia. In tale occasione si sarebbe evidenziata in una maniera davvero eclatante la protezione di cui godeva ai vertici del Ministero dell'Interno, guidato da Mario Scelba. Allorché nel 1951, in un'operazione di polizia, era stato proposto il soggiorno obbligato, mentre alcuni suoi gregari venivano condotti al luogo del confino, egli, a 24 ore di distanza, rientrava in Corleone, con l'aria del trionfatore, con grande soddisfazione di chi stava al suo seguito. L'episodio non fa che accrescere la fama ed il timore della popolazione verso il Navarra. Trionfatore sulla giustizia e padrone del suo paese, Don Michele sta diventando un notabile politico almeno di livello regionale. A propiziare quel successo sono i già citati amici democristiani e in particolare quelli che si considerano suoi debitori per gli aiuti ricevuti fin dalle elezioni del 48. Tra i più devoti, fin dall'inizio, c'è certamente il collega medico onorevole Calogero Volpe. Più tardi avrebbe goduto delle attenzioni di Giovanni Gioia, segretario provinciale della DC. Nel giro di pochi anni, Don Michele ha avuto modo di accertare che i suoi vecchi amici liberali, i Bellavista e i Palazzolo, sono del tutto incapaci di evitargli i guai e di sottrarlo alle conseguenti umiliazioni. Dalla DC, invece, riceve, con una specie di salvacondotto permanente, gli onori ai quali ritiene di avere diritto in virtù del suo padrinato. Con la presidenza della Coltivatori Diretti e con i già ricordati incarichi direttivi nel Consorzio di Bonifica, appaga l'ambizione di far riconoscere alla mafia un ruolo quasi istituzionale, garantito da una fitta rete di amicizie nel mondo dell'alta politica, almeno secondo le ferme denunce del vice brigadiere Vignali. Comunque,
definitivamente accreditato come uomo d'ordine al di sopra di ogni sospetto, il personaggio tenta in qualche modo di essere all'altezza di quei compiti da pubblica autorità di regime che ritiene indissociabili dal suo trionfo di capomafia e si dà persino da fare per impedire le più gravi violenze di legge e i fatti di sangue nel suo territorio. Questo comportamento è uno dei principali motivi della sempre meno contenibile aggressività di Luciano Liggio nei suoi confronti. Il giovane killer è fautore di una linea netta di autonomia della mafia rispetto alle istituzioni e, certo interpretando in maniera approssimativa da Villico la nuova strategia americana, si è già reso almeno potenzialmente disponibile per qualsiasi azione di terrorismo mafioso contro lo Stato. Lucianuzzu, al contrario di Navarra, ambisce alle speculazioni realizzabili con gli appalti delle opere pubbliche e subisce il fascino del traffico internazionale degli stupefacenti. Non capisce perché la mafia debba legarsi le mani dinanzi ai nemici togati o in divisa. Egli in pratica si sta affermando come il capo dell'ala estremista ed eversiva di Cosa Nostra. Non capisce, e meno ancora apprezza, la strumentale versatilità istituzionale del Navarra, il suo rapporto servizievole con la politica e con i politici. E soprattutto non condivide quella miope visione navariana degli affari, disperatamente arretrata perché è limitata a un mondo di interessi campagnoli che la riforma agraria, giorno dopo giorno, sta consegnando al passato. Nell'immediato, il conflitto delle due linee strategiche si arroventa intorno a una questione che rende ineludibile la scelta tra tradizione e modernità, una questione che rende intollerabile per un innovatore come Liggio il conservatorismo dell'ormai anziano padrino, che mostra comunque di essere ancora in grado di comandare a tutto campo, manovrando alleanze e complicità con la sua raffinata astuzia di politicante. Si tratta del progetto di una diga che il Consorzio di Bonifica ha formalmente deliberato di costruire per irrigare la Valle del Belice e delle contraddittorie conseguenze che essa avrebbe determinato per gli interessi mafiosi se fosse stata effettivamente costruita. Il Navarra, alla testa di un vasto fronte di agricoltori, angosciati per il fatto che sulle loro terre incombevano le procedure di esproprio per pubblica utilità, impegna tutta la sua influenza manovrando nel consorzio e nelle alte sfere della burocrazia regionale, per far sì che il progetto, a dispetto della formale approvazione e dell'ufficiale consenso di cui fruisce in sede pubblica, restasse il più a lungo possibile soltanto sulla carta. Di contro, Liggio, già titolare di una piccola impresa di trasporti e interessato a inserirsi nelle speculazioni, soprattutto i maneggi e i pizzi sui prevedibili appalti e subappalti, spinge decisamente per la realizzazione dell'opera. Sempre più intollerante delle bizantine manovre di interdizione del Navarra, Lucianuzzu consolida i suoi propositi aggressivi. Quel padrino d'altri tempi, ostile al progresso, è diventato, per la prospettiva degli affari, un ostacolo oggettivo da rimuovere al più presto. Ben consapevole della radicalità del conflitto, Don Michele, che comincia ad avvertire un brivido di morte lungo la schiena, tenta di reagire battendo sul tempo l'avversario. Per eliminarlo organizza un agguato, però tenendosi nell'ombra, in modo da apparire del tutto estraneo alla faccenda, e sfruttando con accortezza i conflitti di interesse insorti tra il Liggio e un certo Vintaloro. Si legge dal rapporto del vicebrigadiere Vignali. Dopo l'assoluzione per insufficienza di prove, il Liggio ritorna libero e in attesa che altri provvedimenti di polizia potessero piombargli addosso, si decise fermamente a volere la restituzione dei beni che mano a mano era andato affidando al suo infido amico e prestanome Angelo Vintaloro e agli amici Fria. Ma mentre i Leggio, altri affidatari e prestanome del Liggio, si mostrarono prodighi e affettuosi nei riguardi del giovane Luciano,
Il Vintaloro, che pure doveva all'opera del Ligio porzioni della sua fortuna per aver partecipato insieme al furto della cassaforte del corpo armato italo-tedesco in Corleone, portò alle lunghe tale restituzione, invitando nei luoghi più disparati il Ligio a discussioni in presenza di amici, discussioni che poi si concludevano in un nulla di fatto. Fu proprio ad un'ennesima di queste riunioni che il Ligio subì un'imboscata. Siamo nel giugno del 58 e il Vintaloro invita il Ligio a Pian della Scala, nella sua fattoria. Questi, a dorso di mulo, senza nulla sospettare, vi si reca, ma viene fermato in tempo giusto da un conoscente amico della sua infanzia. È Salvatore Sottile, che più che parlare, data la situazione, con un lungo fischio gli fa intendere che per lui spira aria pessima. Ligio sta quasi per allontanarsi. Crepitano i fucili. Scariche di lupara sibilano sinistre per l'aria e uno di quei pallettoni ferisce di striscio la mano sinistra del Luciano, il quale, a tutto sprone, si allontana dal luogo dell'aggressione. Il fallito attentato del giugno 58 segna la frattura in due tronconi dell'allora compatta cosca mafiosa. Da un lato rimangono con Navarra alcuni degli elementi a lui più fidati, soprattutto quelli che hanno partecipato all'attentato contro il Ligio, ossia Ferrara Salvatore, i Vintaloro, Angelo e Matteo e Antonio, i Raia, Luciano e Innocenzo, i Mangiameli, Pietro Antonio, i Maiuri, detti i Pagliareddi, ed altre persone minori collegati a questi per subordinazione. Rimangono invece seguaci del Ligio i Leggio, Fria, i Bagarella, Calogero e Leoluca, Ruffino Giuseppe, Giovanni Pasqua, Antonino Streva, Giovanni Mancuso, Franco Mancuso, Riina Giacomo ed altre figure minori che man mano sono saltate fuori sulla ribalta della cronaca nera, di cui tanto la stampa ha parlato. Tra questi seguaci cominciano a profilarsi quali killer anche il giovane Salvatore Riina e Giovanni e Bernardo Provenzano. Determinatasi questa nuova situazione, Luciano Ligio, che ha fatto carriera da gregario e che si è creato un certo prestigio in seno all'organizzazione unitaria per la sua abilità e destrezza di tiro, per il maltolto subito viene nominato capo della cosca dissidente. Riuscito così fortunosamente a salvarsi, il Ligio si decide subito per la rappresaglia, in coerenza con il suo costume di killer all'americana, però pilotando l'azione con quella sottile arte della suspense nella quale eccellono i mafiosi siciliani. In casi del genere, la vittima designata è costretta a vivere tra il panico di una fine imminente e la speranza di una poco probabile salvezza. C'è quasi la sospensione del tempo nell'angoscia di un agguato interminabile. È in quella situazione, da western, che Don Michele deve vivere fino in fondo, mentre il nemico, occultandosi con abilità, sfugge ad ogni sua possibile contromisura e la dignità e l'orgoglio di padrino lo costringono ad ostentare ancora sicurezza e a non sottrarsi al pericolo con la fuga. Alla distanza, utilizzando i pochissimi delle due cosche che ancora intrattengono tra loro relazioni personali, tenta di aprire una trattativa con il nemico per addivenire a un armistizio, se non a una vera e propria pacificazione. La tattica morbida non produce effetto alcuno, perché il Ligio, convinto ormai di essere il più forte, si è ulteriormente indurito nella sfida, mostrandosi in vario modo più incline a disprezzarlo che a temerlo. Di contro, il Navarra si sente ancora, a pieno titolo, Don Michele e conta sul suo monumentale prestigio. Chi avrebbe osato uccidere u Patri Nostru? Comunque, Navarra ha preso la precauzione di muoversi con un'improvvisata scorta di persone incensurate e di specchiata onestà, nell'intento di farsene scudo, dato che è una tradizione della mafia evitare di coinvolgere nei suoi delitti gli innocenti. Solo che il Ligio non è affatto sensibile alle tradizioni. «2 agosto 1958. Michele Navarra sta ritornando a Corleone dall'Ercara sulla 1100 guidata dal collega dottor Russo.
Dobbiamo scuotere gli amici della regione, visto come sono arrivati i fondi per il nostro ospedale di Corleone. Investimenti produttivi, altro che dighi. Ma sto camioncino. Sorpassala sto buon valore. Sorpassala che non mi piace. Ora, ora. Mentre la 1100 va a cozzare contro la macchina inseguitrice, da questa 3 pistole e 2 mitra aprono il fuoco, polverizzando il parabrezza e uccidendo sul colpo il dottor Russo. Navarra istintivamente si abbassa per sfuggire ai colpi. Ma una raffica lo raggiunge attraverso lo sportello, uccidendolo. La polizia orienta le sue indagini su Luciano Liggio e sulla sua banda. Il mitra, e non la tradizionale lupara, ha troncato la carriera del vecchio medico, quasi a simboleggiare la fase gangsteristica aperta dalla giovane mafia. In tribunale, i parenti di Navarra non si costituiscono parte civile. Dicono di non sospettare nessuno. Un temporale estivo, infatti, scoppiato subito dopo, impediva per un certo tempo che qualcuno si accorgesse della tragedia, e solo dopo 2 ore i carabinieri di Corleone furono avvisati. L'indomani dell'omicidio di un Patri Nostru, una cappa di terrore cala su Corleone. Ne invade le vie, le piazze, i corpi, le menti e le azioni della gente per quasi un cinquantennio. Una volta assassinato Navarra, la banda di Liggio deve mantenere lo slancio della sua offensiva. A quel punto, sopravvivere e vincere sono la stessa cosa. All'inizio, i seguaci del Navarra si rinserrano nelle loro case, senza il coraggio di uscirne. Poi si rianimano e ristabiliscono i contatti, convinti di rappresentare la legittimità mafiosa, a fronte di una turpe rivolta di delinquenti comuni. Contrattaccano duramente. È guerra sanguinosa, anzi carneficina, della malavita divisa in 2, tra liggiani e navariani, finché quest'ultimi non sono definitivamente sconfitti e tutti in vario modo vengono eliminati. Anche il successore in pectore di Navarra, quel Francesco Paolo Streva, che viene ucciso insieme a Biagio Pomilla, mentre, ormai sconfitto, sta per costituirsi. A Corleone viene affibbiato il nomignolo di Tombstone. 3 amici di Navarra, che forse cercavano di vendicarlo, sono assassinati in una delle più drammatiche sparatorie che si siano verificate nella storia di Corleone. Cerchiamo ora di ricostruirla. Le 3 vittime sono Marco Marino, il fratello Giovanni e Pietro Maiuri. La sera del 6 settembre 1958, questi 3 uomini stanno confabulando qui in via Adriano Canzoneri, a pochi passi dalla loro casa, che è nel cortile Trombaturi. Gli avversari li circondano e aprono il fuoco. Un colpo di lupara falcia Marco Marino. Il cadavere viene trascinato dalle donne in casa, nel cortile Trombaturi. I 2 superstiti estraggono le pistole e si gettano a terra, incollati ai muri, una a destra, l'altro a sinistra del vicolo. Indietreggiano lentamente. Strisciano verso la via Carmine, che offre l'unica possibilità di salvezza. Ma proprio qui c'è un altro uomo in agguato, con un mitra Thompson. La sua raffica colpisce in pieno Giovanni Marino, che cade sul selciato, all'angolo con via Misericordia. Uno degli aggressori corre a rifugiarsi in una casa di via Puccio e vi si nasconde. Attende gli eventi. Le strade sono battute ora dai fucili a lupara. Si spara dal terrazzo del cortile Trombaturi per coprire la ritirata di Pietro Maiuri, il più giovane dei 3. Ma un fuoco spietato fulmina anche lui, qui all'altezza di via Carmine. L'esecuzione è terminata. Gli aggressori, sotto il fuoco delle lupare, fuggono verso il corso Bentivegna e lo attraversano, precipitandosi nella trincea formata dall'abbassamento del livello stradale. Porte e finestre sono sbarrate. Le saracinesche dei negozi sono abbassate.
Le strade sono deserte. Gli aggressori, rifugiati nella trincea del corso, hanno alle spalle una sartoria, un fotografo e una profumeria. Uno di essi tenta di raggiungere la sartoria Lo Sciuto, ma viene colpito al volo. Gravemente ferito, riesce comunque a rifugiarsi nel negozio. Gli spari degli inseguitori mandano in pezzi la vetrina e feriscono una donna e una bambina di 2 anni. La sparatoria è finita. È durata circa 40 minuti. Il ferito viene trasportato all'ospedale dei Bianchi. I 3 cadaveri al cimitero. La polizia indicò Liggio e la sua banda come i probabili autori della strage. In corso Bentivegna, nel luogo dove si svolse la sparatoria, avviciniamo l'addetto al distributore di benzina per chiedergli se ricorda qualcosa di quella notte. La sua risposta è simile a quella di tanti altri cittadini di Corleone. Non so niente. Non so niente. Non so niente. Nell'ottobre di quello stesso anno, il 1958, l'Ora pubblica su tutta la pagina un servizio sulle attività di Liggio, il cui titolo consta di una parola: pericoloso. 3 giorni dopo, nella sede del giornale, scoppia una bomba. Navasa non era il medico della nostra famiglia. Il dottor Navasa era un libero professionista. Dopo morte la gente viene facile, molte mascalzone fanno diventare un figuro il morto. A me non mi piace. Sui morti si stende un velo di misericordia e quindi io sono tenuto, anche per rispetto ai morti, di dire bene del dottor Navasa. Quindi io cosa posso dire? Posso dire questo del dottor Navasa. Secondo lei chi l'ha ammazzato? Allora, questo, vedi, Era una brava a suo parere era una brava persona? ma no, questo lo può sapere lui, se era bravo, se non era bravo. Per quanto riguarda me, sì, era bravo. Poi le cose sue io non le so. Ora le dico di più. E io so financo chi lo ha fatto uccidere. Non l'ho mai detto. Lo dico? Però no, io non lo dico. Io non sono a servizio della polizia, né a servizio di nessuno. La persona onesta si deve fare i fatti suoi. Poi se la polizia ha creduto di imputare me o di farmi dare un ergastolo all'anima di chi lo ha fatto, io non faccio i nomi di nessuno, perché io non sono tenuto a fare il poliziotto per nessun motivo al mondo.